Ragazzi, buongiorno. Questa mattina fisicamente sto nettamente meglio, meteorologicamente parlando sto peggio, perché per venire fuori dal punto dove ci troviamo ora, che vi faccio vedere nella cartina, il meteo è fondamentale. Lo avete visto nel video scorso. Lo avete visto al video scorso, quando piove tanto scende l'acqua dalle Ande, si creano dei veri e propri fiumi che attraversano la strada, e quello che attualmente mi preoccupa molto è che questa notte ha piovuto tantissimo. Per salvaguardarci la tappa di oggi sarà brevissima, circa 40 km, tutti di ripio. Facendo dovuti scongiuri, questo pomeriggio dovremmo arrivare a Caci. Poi, una volta arrivati a Caci, abbiamo la doppia opzione: l'adrenalina scenderà, perché come prima opzione abbiamo la possibilità di arrivare a Salta con todo asfalto, mentre come seconda opzione super folle, penso anche impossibile con questo meteo, è quello di proseguire per San Antonio Los Cobres, ma qua è tutta un'altra storia, perché anche quando il meteo è clemente ci sono circa 6-7 rio che attraversano la carreggiata, quindi capite benissimo che quando il meteo è inclemente tutto diventa praticamente impossibile, soprattutto con una moto carica strapesante in due. Ora non ci pensiamo, saliamo in sella alla Tenerona tutti insieme e puntiamo le gomme verso Caci. La Tenerona è bella lurida, come noi d'altronde. Comunque, aggiornamento in tempo reale: ho parlato con il signore della struttura e mi ha detto che da qua a Caci la situazione della ruta è un po' complicata, è un disastro, però è transitabile, mentre per quanto riguarda Caci San Antonio Los Cobres, per la lluvia, per la pioggia di questa notte, la ruta sta cortata, chiusa. Sara è tornata in pompa magna. Passo sicuro. Sicuro un corno, qua è sicuro non c'è nulla. E non c'era neanche il fatto che io avessi restituito la chiave, come sempre. Ha la testa attaccata solo perché il collo la sostiene, altrimenti la testa poteva rimanere tranquillamente in Italia. Ovviamente scherzo, con questa stanchezza che abbiamo io in primis dimentico le cose fatte 5 minuti fa. Buon dia, iniziamo questa avventura. Buon dia. Quelli che ci aspettano oggi sono pochi chilometri, eppure ci danno qualche preoccupazione. Tenetevi pronti. Ci lasciamo alle spalle Molinos, il suo cielo grigio, le sue piante secolari, ma soprattutto un meteo fantastico. Ora, come vedete dal navigatore, dobbiamo tornare a riprendere la famigerata ruta 40 e subito vedo un rio da attraversare. Speriamo che ci sia un ponte. A sinistra si riprende la 40, destinazione Caci. Ragazzi, abbiamo un ponte, positiva questa cosa. Il rio Molinos è bello in piena. Guardate, pauroso. Magari per quanto riguarda la situazione arena, la situazione sabbia, con la pioggia di questa notte troveremo la strada un po' più compatta. La mia paura è di trovare invece il fango, quello insidioso, che per quanto abbiamo le tassellate, con la motocarica posso fare una fatica immane. Però per scaramanzia non diciamo nulla. Ecco la situazione dei fiumi. Comunque ieri era molto più basso il livello d'acqua. Iniziamo già con le deviazioni. Ma desvio perché? La strada là è tanto bella, eh? No, però no, dobbiamo passare là. Guarda di là, di là. Ho visto il tipo con l'auto che mi ha detto vieni, non ci pensare. E comunque il cartello indica la pavimentazione della Ruta Nazional 40. Quindi la strada è in preparazione per essere asfaltata. Altro tassello per la Ruta 40. Sicuramente vorranno collegare Caci a Molinos per il turismo. E sarà un grandissimo vantaggio per Molinos, dato che Caci è già partita turisticamente. E comunque questa è la 40. E c'è asfalto, incredibile, non ce l'aspettavamo. Mezzi ignorantissimi. Guardate questa notte qua il fiume, che ora fortunatamente non c'è più.
Penso che questa sia una delle strade con più manutenzione al mondo. D'altronde guardate dove ci troviamo. Diciamo che è talmente interessante a livello turistico, sia nazionale che internazionale, il sogno di tanti argentini, ma non solo, di tanti sudamericani e oltre, è proprio quello di percorrere tutta la Ruta 40 senza fare deviazioni. Stanno stanziando evidentemente denaro proprio per fare una buona strada. Probabilmente, secondo noi, perderà un po' di fascino, però sicuramente i turisti che verranno saranno in quantità maggiore. Questo è quello che vedete a bordo della Tenerona. Temperatura ottima, dovremmo essere intorno ai 20 gradi e un po' di pioggia. Strade di Will Coyote, cardone sparsi per l'infinito di questa terra dove siamo completamente soli. Gli angoli di questa strada con il brecciolino ammucchiato ai lati mi riporta alla mente ricordi tristemente famosi, cioè quelli della 288 dove siamo caduti. Pensiero che viene e se ne va. È ammucchiato ovunque, bisogna fare assolutamente attenzione e mettere le gomme anteriori della moto dove passano le auto. Qui questa notte sicuramente era un fiume in piena, prima auto incontrata modello Renault sconosciuto, grandissimi, ci salutano e penseranno: ma dove minchia vanno questi? Partendo da Cafajate abbiamo chiesto tanto anche agli abitanti che hanno unicamente questa strada per mettersi in contatto con la gente a salire di 100 o 200 km e ci hanno detto il ramo da Molinos a Caci è completamente ripio, quando invece l'abbiamo trovato a tratti asfaltato, quindi le cose cambiano in maniera repentina in base alle necessità, in base anche alla disponibilità probabilmente del governo federale di ogni provincia, e non tutti ne sono al corrente. Quindi abbiamo imparato che chiedere ai locali ok, ma è sicuramente meglio perché sono più aggiornati, la polizia, gli enti predisposti prima di intraprendere nuove strade. Paesaggio tenebroso e ancora più affascinante grazie ai nuvoloni di questa giornata. Che rio che si creano. E vorrei essere il primo uomo che la mattina passa di qua dove tutto è smosso, dove la notte appunto la pioggia ha creato tutto questo. Io no, grazie, non deve essere proprio una passeggiata, Forse siamo arrivati alla fine della deviazione. Guardate che massicciate sotto, che vista a 360 gradi. Poi qui rallentiamo perché ok, qua dove si va? Bella domanda ragazzi. C'è. Forse bisognava passare là sopra? Mi sa di sì. E comunque c'è Perro, direttore dei lavori. Cerchiamo una via d'uscita. Stanno arrivando anche l'ingegnere, il presidente. Sono voluti intervenire perché sbagliate strada. Noi facciamo tanto, trabajamos. Stanno dicendo: ma dove cazzo passate? Dove? Io penso che sia quella la ruta. Per forza. Vedo delle traiettorie prodotte dalle auto. Sono arrivati anche loro. Presidente, ingegnere e direttore dei lavori ci fanno il plauso per esserne usciti. Ci avete azzeccato. Abbiamo scoperto una strada nuova. Qua giù l'operaio. Sono l'1:18 e c'è tantissima gente in giro. Sì ragazzi, vite veramente tanto diverse da quelle che potremmo anche solo immaginare. Siamo a Seclantas, che descrivono come la sede principale della produzione di poncho salteños, chiaramente fatti a mano. E ora scrivete nei commenti chi conosce questo paesino. Come fate a non conoscerlo? Incredibile! Sta un po' piovendo, stanno abbattendo gli alberi, ciò che le piogge hanno creato. Qua invece una pozza enorme, ma noi passiamo di qua. Sicuramente la polizia che monitora la situazione della strada.
aver percorso 25-30 km, tutta l'ansia vomitata questa mattina nel video. Per adesso facciamo i dovuti scongiuri, si sta dimostrando, ecco, come parli, io non devo parlare, ecco, lì ci dovrebbe essere un piccolo salto. Allora, vai Tenerona, grande. Abbiamo seguito un po' l'andamento dell'acqua e fortunatamente sotto non c'era nulla. Ti inviterei ogni tanto a fare silenzio. Ogni tanto solo, Pazzesco. È da qualche chilometro che la strada si sta trasformando in una fanghiglia e questa cosa mi piace quanto la sabbia. Perro, 3 perri, 4, sicuramente perché è una zona in ombra, non si asciuga, poi il sole non c'è oggi. Siamo a San José. Perro, lo unico abitante. Attenzione. Tutto ok, siamo noi che abbiamo bisogno di loro, no loro di noi. Qua sicuramente sono passati con mezzi più pesanti per sistemare il tutto. Los cardones sempre più presenti. Vai. La ruspa qua ci dice di passare a noi. È tranquillo? Tanto passo io, mica passa lui, che problema c'è? Ok, l'importante è che non affondi. Qui affonda un po' di più, ma soprattutto c'è un po' di fango. Qua che dobbiamo fare? Mannaggia ragazzi. Io qua mi fermerei a lavare gli stivali e anche la tenerona. No, comunque aveva ragione lui, era super tranquillo. Non passava nada. Io ho lasciato la visiera aperta così sentite meglio anche il rumore esterno. Caci, una sorta di miraggio, 10 km. E a 5 km dall'arrivo la situazione la vedo abbastanza complicata. Pian pianino, che qui non capisco dove conviene mettere le gomme, forse in questo canale. Perché fortunatamente non affonda tanto. Ma dai, ma questo è un ruscellino, Là è più bassa, penso. Sì. Però affonda qua. Ok. Qua la frizione, poverina. Proviamoci. Dai, tenerona, dai. Grande.
Grande ragazzi, grandissima Tenerona. Appena superato Cartello, inizio zona urbana, l'indizio che siamo quasi arrivati a Caci. Macchina sventrata. Ti ricordo che la mascherina davanti a livello meccanico non serve a nada. Quando si vede il mattonato siamo sulla strada giusta. Dovete sistemare una lavatrice, abbiamo visto dove si può fare. Empanada e hamburguesa. Dopo la giornata di ieri siamo tornati alla civiltà. Siamo in piazza. Andiamo in struttura, poi giro in centro di questa metropoli. Dovremmo essere arrivati. Ci siamo. Grande Tenerona, ti meriti un premio. Aspettiamo che si fermi la ventola prima di spegnerla. Arrivati, la Tenerona sempre numero 1. Guardate se è figa. Adesso solito trasloco, scarichiamo tutto e poi da sentire, da capire il da farsi per domani, perché domani vi ho già detto che abbiamo due opzioni e quindi dobbiamo capire se prendere quella complicata barra impossibile, non lo sappiamo, oppure prendere la più semplice e andare diretti a Salta. Importantissimo, infotecnica, sentivo cigolare la zona del cupolino e ho appena visto che una vite è leggermente allentata. Questa vite qua. Tenerona parcheggiata fronte struttura in attesa che il titolare chiami il proprietario di questo stazionamento, perché per la notte la Tenerona deve restare al sicuro, anche se questo paesino, come tutti i paesini attraversati fino ad ora, sono super tranquilli. Con un meteo inclemente perché si è alzato un vento pazzesco, andiamo diretti all'ufficio del turismo. La ruta entre Cachi y San Antonio de los Cobres Está en tránsito. No, está hace 6 meses por el tema de la lluvia. En realidad el año pasado todo el año estuvo cortado. Se habilitó 2 meses más o menos y se volvió a cortar. Más o menos se habrá habilitado en octubre, calculo. Hasta diciembre. Sí, y de ahí otra vez se corta. No Es se puede. imposible, no hay ningún vehículo que la esté haciendo la ruta. Los que van a San Antonio van sí o sí por Salta. Muchas gracias. De nada. Come sempre siamo fortunati, se vogliamo percorrere questa ruta bisogna assolutamente rispettare le tempistiche. Non so se vi ricordate, li abbiamo incrociati prima di arrivare a Molinos. Preguntamos por la ruta de San Antonio de los Cobres. Estoy Está esperando. cortada. Yo estoy esperando. Está cortada. Sí, pero yo hablé con la policía hoy. ¿Qué dice? La policía te dice que la ruta está cortada para los autos. O sea, la ruta la cortan para los autos. Sí. Porque hay lugares que no pasan. Pero para la moto no. Entonces me dice, si vas con cuidado no pasa nada. Es preferible irse por la 33 a San Claro. Antonio de los Cobres y dejarla. Y yo miré en el Google y hay 2 ríos muy caudalosos cuando hay lluvia. Ahora, dan 4 días de nada. Yo me voy a ir hasta el río. Cargo y me voy hasta el río. Y espero. Si está como para pasarlo, lo voy a pasar caminando y después voy a intentar con la moto. Si no se puede y veo que no va a llover, espero un día más. Porque realmente quiero hacerlo por la 40. Claro. Quiero ir a Labra de la Cay. El Paso. punto más Más alto de la 40. Pero yo creo que es poco tiempo. Para la bajada Sí. de agua. Siempre nos falta la hora de acá. Y a mí también. Claro. Yo la primera vez que intento. Vamos, yo les ayudo. Comunque questa moto è spettacolare, mi gusta molto perché è muy liviana e da quanto mi hanno detto è abbastanza affidabile come la Tenere 700. La settimana passata il Rio era talmente alto che ha provato un pick up a passare e la forza del Rio era talmente alta che praticamente ha spazzato via la macchina. Però tutte le problematiche causate dalla pioggia intensa possono essere in qualche maniera con molta attenzione arginate se si va in moto, ma anche aspettando non avremmo la certezza perché bisogna vedere in loco se il fiume scende di livello. E quando sentiamo queste storie, come sempre, noi vi diciamo benvenuti in Argentina. Yo hago el intento y les avisamos. Si Sí. Florencia tiene mi número. Que hago un video del río. Buena ruta y suave. No, Vientos. viento. Chicos, los vemos. Gracias. Grazie. Guardate questa mattina che cielo celeste. Ma andiamo tutti insieme a riprendere la Tenerona. Mi hanno detto che da stamattina alle 8 avrei trovato la porta del garage aperta e sono stati di parola.
Questa notte ha piovuto tantissimo, mi avevano avvisato che in caso di pioggia sarebbe passata acqua dal tetto, ma come potete vedere la Tenerona non si è sciacquata minimamente. Quindi ora diretti a Salta, urge lavaggio per la Tenerona. Cosa gli vogliamo dire? E come per magia caricata, noi ormai siamo costumbrati, ma vi possiamo garantire che ogni volta che dobbiamo caricare e scaricare la Tenerona è un po' come fare un piccolo trasloco, anche se abbiamo ottimizzato il tutto. Nel frattempo guardate Sara che saluta il suo amico. Stavolta è un gatto. Dite sempre che non ci sono, sì ci sono. Come detto, ora andremo verso Salta, faremo la retta del Tintin e la Cuesta dell'Obispo, perché la ruta per San Antonio de los Cobres, ovvero la ruta 40 nel punto dell'Abra da Cai, il punto más alto, il punto più alto della ruta 40, con un'altezza di quasi 5.000 metri, purtroppo è cortato, chiuso. Come sempre cerchiamo di raccimolare tutte le informazioni possibili e per fare questo tratto di strada bisogna tornare per forza di cose a primavera. Lo diciamo spesso, lo ripetiamo, ma bisogna fare assolutamente attenzione alle stagioni. Per quanto la Tenerona si sta dimostrando inarrestabile, di fronte a certi eventi catastrofici, imponenti della natura, dobbiamo per forza di cose, per la nostra incolumità, desistere. Solita sosta al distributore di benzina, perché qua a Caci finalmente troviamo benzina. Al signore abbiamo chiesto se possiamo andare a San Antonio de los Cobres, ci ha detto assolutamente no, in moto come la vostra in 2 persone è proprio impossibile, mentre con quella senza bagagli da solo forse. Muchas gracias. Finalmente Caci ci mostra un po' di sole. Buen día a todos che stanno in sella. E quando c'è un po' di sole la vita scorre più velocemente e in maniera più affollata. Florencia e Alejandro, i 2 ragazzi incontrati ieri, hanno preso la loro decisione. In sella alla Touareg, di gran lunga più leggera della Tenerona e con meno bagagli a bordo, tenteranno l'impossibile per realizzare il sogno di Alejandro di percorrere l'intera Ruta 40, sfidando la natura. Hola Sara, no pudimos cruzar al Abra la Cai, nos quedamos en un río varados con la moto en el medio del agua, metió agua por el tubo de escape, me entró agua por el filtro, tuve que desarmar la moto, no pude pasar, me caí y empezó una linda historia. Por un momento estuvo hasta acá, horrible, con el río que parece que es tan chiquito y el río en el medio aceleró y me sacó la moto, me la puso de frente y ya ahí se recomplicó, pozo, metimos el culo de la moto de aquel lado, dimos la vuelta, o sea la pusimos de frente, caímos en este pozo, cuando caímos de frente en este pozo me pasa la culata de nuevo, o sea me gira todo la corriente del río, me gira acá de nuevo y ahí es donde medio me acomoda y pudimos sacarla a favor del río con una piedra, la rueda de adelante trabada encima porque se había clavado en el disco, pudimos salir por ahí y la sacamos marcha atrás por acá, ahí está la huella de la moto, alcanzamos a salir por acá. Es un río para pasarlo entre 3 personas grandes, entre 3 mayores, ahí sí se puede llegar a cruzar, sí, bueno. Sí, no, esto estuvimos empapados, a mí la moto me apretó el pie acá un cachito, no me hizo nada, pero bueno, no pensé que tenía tanta fuerza, la moto me la flotó. Cuando saqué esto, el agua salió de acá, o sea, había agua hasta acá, estaba todo lleno, hasta la trompa, no quería arrancar. No había revisado el filtro de aire y entró agua, está todo el agua ahí adentro, voy a meter la estopa esta, la voy sacando. No le entró agua al motor por acá, pero ha venido agua de alguna manera, entró. Lo voy a llevar, no lo voy a poner. La naturaleza se la respeta. Gracias a Dios salió bien.